Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo parlare del mondo dei modelli. Scusate come appaio oggi, come sono per la mia faccia, le cicatrici e i capelli e come sono vestito. Sono appena guarito dal Covid, ieri sono risultato negativo, quindi è stato un periodo a casa un po' particolare, però appunto per questo ho deciso di comunque fare questo video per farvi vedere com'è in realtà com'è la realtà delle cose, come funziona il mondo della moda, come funziona il mondo dei modelli, perché continuo a ricevere ogni giorno la stessa domanda su Instagram, sui social. Tempo fa, quando ero più concentrato sul mondo della moda, c'è stato un periodo in cui veramente lavoravo molto di più che adesso nel mondo della moda, e in cui ho fatto dei video sul mio canale YouTube e ho spiegato che cosa vuol dire lavorare nel mondo della moda, come entrarci, come funziona, quanto si viene pagati, come andare a Hollywood, come lavorare nel mondo della recitazione, eccetera, eccetera. Da quel momento lì in poi tantissimi ragazzi hanno iniziato a chiedermi, a fare domande, eccetera, eccetera, e su Instagram ricevo in continuazione la stessa cosa. Ricevo sempre la stessa domanda. Marco, posso fare il modello? Come sembro? Domanda numero 2. Marco, agenzia XXY. Mi ha chiesto 3.500 euro, 4.000 euro, 700 euro, 50 euro per diventare loro modello. Cosa ne pensi? Mi vogliono truffare? Sì, sì, sì. Lo dico una volta per tutte, d'ora in poi manderò questo video a chiunque mi chiederà questa cosa. Sì ragazzi, non fidatevi di nessuna agenzia che vi chiede soldi, sono assolutamente tutte truffe. Tutte le agenzie che chiedono soldi per farvi lavorare è una cosa talmente ridicola e stupida e mi fa arrabbiare talmente tanto. Che cosa succede? Perché non bisogna fidarsi? Perché queste cose sono finte? Perché è come chiedere a un pizzaiolo o a un ragazzo che lavora, qualsiasi tipo di lavoro, è come chiedere, ok, tu puoi lavorare per me, però prima devi pagarmi. Devi pagarmi perché ti devo insegnare il lavoro. Che cosa vuol dire? Che cosa c'entra? Non c'entra assolutamente niente. E poi spiegatemi, che cosa c'è da insegnare a un modello? Il modello, e questa cosa voglio che vi entri bene in testa perché è una cosa che continuo a vedere, che la gente è confusa a riguardo, il modello non è una persona pazzesca, non è una persona incredibile, non ha un talento particolare, non è di successo, non è una persona pubblica, è un manichino che cammina in base al lavoro, in base all'azienda, in base al momento, è una persona che utilizza un servizio o un prodotto di un brand per esporlo e far vedere quella cosa, che sia un vestito di alta moda, che sia un prodotto in una pubblicità, che sia delle scarpe, degli occhiali, qualsiasi cosa. Non è assolutamente richiesto nessun talento, è richiesta forse unicità, è richiesto in alcuni casi un certo tipo di persona, ma sono richiesti qualsiasi tipo di persona. Non c'è una categoria di modello, ok? Io Marco posso essere modello? Non lo so, devi chiedere a un'agenzia e dipende dall'agenzia. L'agenzia semplicemente ti mette in contatto, fa da tramite tra te e un brand. Un brand, in base al brand, richiede determinati tipi di persone. Se tu vuoi fare alta moda, devi andare da un tipo di agenzia che ti mette in contatto con brand di alta moda, Dolce & Gabbana, Versace, eccetera, eccetera. Dolce & Gabbana, Versace, eccetera, eccetera, danno dei tipi di lavoro per cui non richiedono signori anziani di 60 anni con la panciotta. E richiedono ragazzi magrissimi, altissimi e particolari, non belli, particolari. Quindi quello che voi avete in mente come idea di modello è quello, è il ragazzo che lavora per agenzie di moda. E allora quello che vi posso dire è sì, se volete lavorare per agenzie di alta moda, per lavori, per brand di alta moda, scusate, dovete trovare agenzie che vi rappresentino di alta moda. Dunque magari, come faccio dei nomi, Elite, Next, Fashion, Wilhelmina, Crew, c'è anche Rita Axon, Benegas, eccetera, eccetera. Ma non sono l'unico tipo di modello che c'è. Il modello può essere chiunque, il modello può essere una persona grassa, una persona magra, una persona giovane, una persona alta, una persona anziana, non c'è assolutamente nessun standard. Per il lavoro nella moda e per il lavoro per alta moda, allora sì, ci sono degli standard, altezza, peso, e più magro sei e meglio è, praticamente più magro e più alto sei e praticamente meglio è.
per quel tipo di agenzie, eccetera. Ma poi esiste tutto un altro mondo non esistono solo brand di moda al mondo, esistono brand di qualsiasi cosa. Tutte le persone che vedete in pubblicità sono modelli attori, se serve qualcuno per cui è richiesta anche il talento nel recitare, sono modelli stuntman, se magari devono fare una pubblicità, oppure un magazine in cui utilizzano la moto o qualcosa del genere. Quindi ci sono anche agenzie talent che dunque inseriscono in mondi diversi come fitness, eccetera eccetera. Ma le agenzie di moda come voi, che sono quelle per cui la gente mi chiede, non c'è assolutamente nessun talento da imparare, devi camminare, saper camminare, sanno tutti camminare, quindi non c'è assolutamente niente da imparare. Non capisco che corsi fanno, corsi di postura, corsi di camminata, sono tutte fesserie per fregare soldi ai ragazzi che non conoscono il mondo della moda. Perché? Perché funziona così. Queste agenzie fasulle, ci sono delle agenzie fasulle che vivono su questo, che e sono tantissime, le agenzie vere si contano su due mani, le agenzie fasulle e fregano i ragazzi che vanno a Milano, ad esempio, di solito a Milano sono queste agenzie in Italia, o vanno a Roma, ad esempio, e con l'idea di voler diventare modelli, perché il modello vedono che alla fine non c'è nessuna caratteristica principale, nessun prerequisito, non c'è è una cosa che si può fare, gli dicono che sono bei ragazzi, i suoi amici, perché non provare il modello? Quindi a loro piace l'idea di queste persone non di vedere il modello come un lavoro, come un vero e proprio lavoro, perché è un lavoro, se tu lo prendi seriamente è un lavoro vero e proprio da freelancer, ed è anche molto difficile e non dà possibilità di carriera molto spesso, quindi è anche un lavoro abbastanza no sense, è un lavoro tanto per ripagarsi magari alcuni studi o ripagarsi qualche altra cosa, se ti puoi permettere di poter entrare a lavorare come modello veramente, ma sforzarsi per cercare di diventare modello o pagare per cercare di diventare modello è proprio una cosa stupida. E quindi queste agenzie prendono questi ragazzi che vanno a Milano con l'idea che vogliono diventare modelli, vanno in queste agenzie per cui è facile ricevere una chiamata oppure è facile ricevere un'intervista, si dice, no? Quindi di vederli, un casting per vedere come sono, perché le agenzie serie non prendono tutti come casting e vanno a periodi e prendono poche persone alla volta all'anno e sono contate anche loro su un centinaio di persone al massimo per agenzia. Queste agenzie fasulle prendono tutte le persone possibili, le fanno andare lì e gli dicono ah ok, quindi vuoi fare il modello eccetera eccetera, ma sai che è uno status incredibile essere modelli, quindi ti vendono questo status di diventare modello come se fosse qualcosa di già di successo, una persona bella, famosa. Le persone associano il modello come qualcuno di già famoso, già ricco e che lavora per brand incredibili eccetera eccetera, quando in realtà è un semplice lavoratore normalissimo che non guadagna niente di che e che fa un lavoro che gli occupa tutto il giorno. E quindi gli vendono questo status finto di modello, di persona di successo e gli dicono guarda ok, tu puoi lavorare come modello, però devi fare questo, devi prendere questo nostro book, devi fare questo nostro corso, devi pagare questo eccetera eccetera. Quindi non fidatevi ragazzi, sono tutte cavolate. Queste agenzie, ok, cosa succede? Paghi, fai 3.000 euro di corso, finisce il corso e quindi cosa succede? Sai camminare, che sapevi anche prima come camminare, hai delle foto che non ti servono assolutamente a niente perché le agenzie normali di moda non gli servono delle foto pazzesche per prenderti nella loro agenzia, gli bastano 4 foto che si chiamano modeling Polaroid, cercatele su Google, fatte col telefono su sfondo neutro per decidere se prendervi oppure no, senza ritocchi né niente. E quindi ti chiedono tutti questi soldi, paghi, lo fai e quindi e dopo entri nella loro agenzia? La loro agenzia non ha contatti o ne ha contatti veramente pochi e brutti di non brand seri che pagano veramente poco. E se tu sei 1,70 come per un ragazzo, se tu sei 1,75, 1,70 e magari non hai il fisico, non sei adatto eccetera e paghi 3.000 euro per fare un corso, secondo te Dolce & Gabbana nel momento in cui chiede dei modelli per fare una sfilata e servono tutti modelli 1,85, ti prende perché hai fatto quel corso pagando 3.000 euro o quelle cose? No, non ti prende esclusivamente se sei 1,85 indipendentemente se hai fatto un corso o meno, non gli interessa. Non interessa quello che sai fare, interessa come sei. Tu sei un manichino che cammina e fai delle cose dal punto di vista della moda. Poi ci sono anche agenzie di talenti, come vi ho detto, o agenzie di eventi anche che non sono da sottovalutare. C'è gente che guadagna anche molto di più facendo agenzie di eventi, quindi eventi in cui bisogna semplicemente fare delle cose.
Quindi ragazzi, non fissatevi con questa cosa di lavorare per forza nel mondo della moda. Solo poche persone possono lavorare effettivamente come modelli per alcuni tipi di brand e agenzie. E se non si può fare perché il tuo corpo non lo permette, chi se ne frega, lascialo fare ai ragazzi che poveracci possono farlo, almeno possono fare quello, e tu puoi fare qualsiasi altra cosa, quindi lasciaglielo fare. Prova magari a concentrarti su altre agenzie più piccole, che quindi non portano solo alta moda, ma portano dell'altro. Attenti a chi vi chiede soldi, ma la maggior parte non ve li chiede. Vi fanno il colloquio, se gli piacciono vi fanno entrare nel loro database e poi quando un cliente richiede un modello che risponde alle tue caratteristiche ti chiamano e ti propongono il lavoro. Se tu vai al casting e accetti il lavoro, semplicemente hai un contratto per cui l'agenzia ti mette in tramite con questo brand, loro si prendono un 20%, di solito una percentuale, e tu fai il lavoro. Questo è quanto, non ci sono magie o cose pazzesche. E poi, come vi ho detto, ci sono anche agenzie di fitness, agenzie di eventi, agenzie anche di lavoratori normali. Le agenzie di lavoratori normali funzionano nello stesso identico modo, agenzie di influencer, agenzie di pubblicità e basta. Quindi non fidatevi veramente di chi vi chiede soldi, è semplicemente una truffa per i ragazzi che sono ignoranti nel mondo della moda, che non conoscono il mondo della moda e che quindi purtroppo, poveretti, vengono incastrati da questa gente che gli vende questo status simbolo di diventare modelli pagando. È proprio una cavolata e queste cose mi fanno veramente arrabbiare. Quindi adesso non mi ricordo esattamente tutti i nomi, ma ogni giorno ricevo cioè ragazzi che mi scrivono queste cose di agenzie che gliel'hanno chiesto e gli hanno detto, gli hanno proposto soldi, eccetera. Però se andate a un colloquio per un'agenzia e vi chiede soldi, mandateli a quel paese, passate alla prossima agenzia, cercate quelle più serie su internet, mandatele. Se vi chiedono di fare un colloquio, fatelo. Se vi chiedono soldi, scappate via. Quindi ecco qui ragazzi, quindi per iniziare ho fatto un video a riguardo, non voglio farvi perdere il vostro tempo, semplicemente cercate su internet le agenzie che vi interessano, ci sono sicuramente dei form o delle mail a cui mandare le vostre foto, modeling Polaroids, oppure potete anche al giorno d'oggi sfruttare i social media come mezzo per comunicare non per forza con un'agenzia, con i brand, ma poter comunicare direttamente e collaborare direttamente con i brand senza l'utilizzo di un'agenzia come tramite. Quindi al giorno d'oggi anche con i social media si può lavorare assolutamente in modo autonomo come modello. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, metto il link in descrizione del video su come iniziare il mondo della moda e anche i consigli che io do. Ci tenevo a fare questo video appunto per evitare che sempre più persone vengano fregate da questa cosa e basta, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!